Ho incontrato mia moglie a una festa in casa e ci siamo trovati subito bene, ma c'era qualcosa che spiccava a cui non ho fatto attenzione all'inizio. Lei aveva 2 figli da una relazione precedente e i figli non vivevano con lei. Ho scoperto il motivo più tardi. Comunque, mia moglie era una ragazza festaiola. Le piaceva molto fare festa, bere e uscire spesso con le sue amiche. Non mostrava questo tipo di comportamento all'inizio, ma ha cominciato a emergere man mano che continuavamo a frequentarci. Ma ho lasciato correre. 2 anni dopo, la nostra relazione andava bene. Ci siamo sposati nel gennaio 2008. All'epoca mia moglie lavorava da Sears e io ero un elettricista. Lavoravo anche per una compagnia, ma avevo una piccola attività in proprio. Abbiamo comprato una casa e ci abbiamo vissuto per 10 anni prima di venderla. A quel punto eravamo sposati da 10 anni. Proprio in quel periodo ho notato che mia moglie usciva spesso con i suoi colleghi di lavoro. A quei tempi, per loro, la serata tra ragazze consisteva nel bere molto a casa di qualcuno, ubriacarsi e poi restare a dormire a casa di uno dei colleghi. Non mi importava davvero perché sapevo dove si trovava, ma poi le cose sono cambiate. Hanno iniziato a incontrarsi nei locali e altre volte nei bar. Ho subito espresso le mie preoccupazioni. Lei mi rispondeva con la frase: «Stavamo solo bevendo, ballando, parlando e osservando le persone». Una notte è uscita di nuovo con i suoi colleghi, ma non è tornata a casa fino al giorno successivo. Ero furioso quando è tornata a casa. L'ho aspettata e le ho chiesto: «Dove diavolo sei stata?» Le ho detto: «Non mentirmi, i bar e i locali chiudono alle 2 del mattino, ma erano già passate le 8 e dovevi lavorare il giorno dopo». Lei mi ha detto che erano andati a una festa a casa di qualcuno dopo il locale. Le ho chiesto: «Perché non mi hai chiamato per dirmelo o meglio ancora, perché non sei tornata a casa?» Lei non ha detto niente. Sono andato a lavorare senza dirle nulla. Ero arrabbiato. Consideravo quel comportamento apertamente irrispettoso e gliel'ho fatto sapere. Alcuni giorni dopo ha iniziato a comportarsi in modo carino e a chiedere scusa. Cucinava e restava a casa per qualche giorno senza uscire. Questo è andato avanti per circa 2 settimane prima che avesse di nuovo voglia di uscire a bere e fare festa con le sue amiche e colleghe. Così la nostra relazione ha cominciato a deteriorarsi. Abbiamo iniziato a litigare di più e a fare meno sesso, il che mi ha fatto pensare che a lei non importasse più. Una settimana dopo ho ricevuto una chiamata dal mio migliore amico, quello che mi aveva presentato mia moglie. Abbiamo chiacchierato un po', poi mi ha chiesto come andavano le cose tra me e mia moglie. Gli ho detto: «Non bene». Gli ho detto che lei usciva continuamente, beveva e restava fuori tutta la notte. Lui mi ha detto: «Beh, sapevi che era una ragazza festaiola». Gli ho detto: «È peggiorato però», e l'ho affrontata riguardo a questo. Dopo la conversazione con il mio migliore amico, ho cominciato a pensare: «Mia moglie mi sta tradendo». A quel punto la mia mente andava a 1000. Quella sera ho deciso di chiederle direttamente se mi stava tradendo. Ovviamente ha detto di no. Ha detto che mi amava e che non mi avrebbe mai ferito in quel modo. Ma anche dopo averlo detto, non sembrava che le sue parole corrispondessero a come mi trattava. Col passare del tempo, il suo atteggiamento nei miei confronti non è cambiato molto. Un giorno, mentre ero al lavoro, ho ricevuto una chiamata da una vecchia amica di mia moglie. Mi ha detto che aveva qualcosa da dirmi, ma che non sarebbe stato facile. Ho pensato: «Oh no, eccoci qui». Il mio cuore ha cominciato a battere forte e volevo solo che lo dicesse subito. Mi ha detto che mia moglie stava avendo una relazione con uno dei suoi colleghi e altri 2 uomini. Ho detto: «Cosa?» Lei ha detto: «Ricordi quella volta che non è tornata fino al mattino?» Ha spiegato che quella notte mia moglie era andata con altre 2 donne e 2 uomini dal locale a un hotel. Gli uomini erano in città per affari. Lei mi ha detto che mia moglie si era vantata di aver avuto una relazione con questi uomini. Le ho chiesto perché lei non fosse andata con loro e lei ha semplicemente detto: «Amo mio marito». Poi mi ha detto che quella era stata l'ultima volta che aveva passato del tempo con mia moglie. Mi ha detto che mia moglie mi tradiva da almeno 8 mesi. Non riuscivo a crederci. Mi sentivo come se il mio mondo stesse crollando. Mi sentivo così tradito e arrabbiato. A quel punto
Tutti gli indizi hanno cominciato ad avere senso, perché usciva sempre, perché non facevamo più l'amore. Tutto aveva senso ora. L'ho ringraziata per avermi detto tutto. Avevo letteralmente le lacrime agli occhi dopo aver parlato con lei. Ma quella non era l'unica telefonata sconvolgente che ho ricevuto. Il mio migliore amico mi ha chiamato di nuovo e ha avuto una confessione da fare. Non aveva dormito con mia moglie, ma non era stato onesto riguardo al suo carattere. Mi ha detto che conosceva mia moglie un po' prima di presentarmela. Mi ha detto che aveva 2 figli da un matrimonio precedente. Ha perso la custodia dei suoi figli perché faceva uso di droghe e ha tradito il suo precedente marito. Gli ho chiesto: perché diavolo non me l'hai detto prima? Lui mi ha risposto che pensava che lei stesse cercando di rifarsi una vita con un bravo uomo e che sperava fosse cambiata. Ma si sbagliava. Sono tornato a casa dopo aver ricevuto tutte queste informazioni orribili e mi sono sentito a pezzi, ma dovevo mantenere la calma. Non volevo che mia moglie sapesse quello che avevo scoperto. Quando è tornata a casa dal lavoro, mi ha detto che sarebbe andata a casa di una sua amica. Voleva che le facesse delle foto e mi ha detto che sarebbe tornata presto. Tutto quello che ho detto è stato: ok. Quella sera ho fatto qualche telefonata. Ho chiamato i miei genitori e ho chiesto se potevo stare da loro fino a quando non mi fossi ripreso. Ho detto loro il motivo per cui avevo bisogno di stare da loro. Erano devastati. Mia madre ha iniziato a piangere. Ho fatto un paio di viaggi per prendere tutte le cose di cui avevo bisogno. La mattina dopo avevo in programma di parlare con alcuni avvocati per avviare il processo di divorzio. Mi sono svegliato la mattina seguente per andare al lavoro e non ho sentito nulla da mia moglie. Nessuna chiamata, nessun messaggio, niente di niente. Pensavo che mi avrebbe chiamato per sapere dove fossi, ma nulla. Quando ho parlato con l'avvocato, mi ha detto che lo stato dell'Idaho offre sia il divorzio per colpa, sia il divorzio senza colpa. Non volevo più avere niente a che fare con lei. Non mi interessavano i beni materiali. Volevo solo andarmene. L'avvocato ha chiesto il divorzio per differenze inconciliabili. Ora, non resta che aspettare la data dell'udienza. Avanti veloce di un mese, il mio avvocato mi chiama e mi dice che mia moglie ha ricevuto i documenti per il divorzio e l'udienza è tra poche settimane. Non vedevo né parlavo con la mia futura ex moglie da un mese. Un giorno ricevo una chiamata dal datore di lavoro di mia moglie. Ricordi, lavorava da Sears. Mi hanno detto che era in ospedale. Sono rimasto scioccato, ma apparentemente era un'overdose di droga. La signora, all'altro capo del telefono, mi ha detto che ero il contatto di emergenza. L'ho ringraziata per la telefonata. Non sono mai andato in ospedale per controllare come stava. L'unica cosa che mi interessava era ottenere il divorzio. 2 mesi dopo, all'udienza per il divorzio, mia moglie era presente, ma non aveva nemmeno un avvocato. Sembrava orribile e non ha cercato di ottenere l'assegno di mantenimento o altro. Tutto ciò che ha detto al giudice è stato che voleva il divorzio tanto quanto lo volevo io. Un'ora dopo, ero un uomo libero. Questo è successo 2 anni fa. Non ho mai più sentito né visto mia moglie. All'inizio ero davvero imbarazzato a condividere la mia storia, ma ho sentito che dovevo farlo. Ci sono molti di questi canali YouTube che parlano di infedeltà e condividono storie, ma ho scelto storie di tradimento perché tra tutti i canali che seguo, sembra non essere troppo duro né troppo giudicante. La mia storia era come un film per me. Mia moglie aveva vissuto una doppia vita. Mi aveva tradito più volte. Usava droghe e alcol. L'elenco continua. Questa esperienza mi ha fatto anche capire che il divorzio non è sempre una questione di 2 persone che si odiano. A volte è una questione di 2 persone che vogliono cose diverse nella vita.